Tutorial uncinetto. A gran richiesta vi mostro come realizzare una tracollina per borse all'uncinetto in maniera semplice e veloce, ma soprattutto inusuale, in maniera diversa da come siamo abituate a vedere. Intanto ci occorrerà della catena. In questo caso, visto che la borsa era un po' piccina, ho utilizzato una catena a maglia piccola. Ne ho utilizzate esattamente 80 centimetri che ho diviso in due, quindi 40 centimetri da una parte più 40 dall'altra parte. Ovviamente, una volta messa in due la catena stessa da 40 centimetri, passeremo a 20 centimetri e poi tutto il resto lo fa la lavorazione all'uncinetto praticamente. Adesso vi mostro tutto passo passo. Ci occorrerà anche un aggancio, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di accessorio come ho fatto io per quest'altro progetto. Qui ho utilizzato dei moschettoni piccoli utilizzando la stessa tecnica della borsetta Eine. Comunque ho fatto passare i 40 centimetri di catena attraverso l'aggancio, quindi siamo a 20 centimetri, e poi ho iniziato la lavorazione all'uncinetto, quindi ho preso il cordoncino, ho fatto il cappio che ho ottenuto sull'uncinetto e subito mi sono inserita sulla prima maglia. Ho lavorato un punto basso. Lavorato il primo, chiaramente ho lavorato anche il secondo punto basso sull'altra estremità, sull'altra maglia della catena, no? E quindi poi sono andata avanti lavorando righe a punto basso di andata e di ritorno di soli 2 punti. Volendo potreste farla anche più spessa, quindi potreste aggiungere anche una catenella tra un punto basso e l'altro, proprio come ho fatto con l'altra borsa che vi ho mostrato poco prima. Però, viste le dimensioni della borsa, qui ho realizzato un salvaspalla un po' più sottile rispetto alla norma, ecco. Dunque in totale ho lavorato 15 righe a punto basso, che equivalgono a 10 centimetri. Considerate che lo stesso lavoro l'ho ripetuto sull'altra catena e quindi avrò 10 centimetri qui, 10 centimetri lì, per un totale di 20. Più i 20 centimetri su una catena e l'altra sono in totale complessivamente 60 centimetri di tracolla. È la lunghezza che solitamente utilizzo per le mie borse. Vi ricordo sempre che la lunghezza del manico o della tracolla stessa è personale, quindi regolatevi in base ai vostri gusti. Una volta raggiunti i centimetri che mi occorrevano, ho tagliato un po' di cordoncino e con ago e filo sono andata a cucire 2 punti da una parte e dall'altra parte. Ho fatto una doppia passata per rendere più resistente la cucitura, ma volendo potreste fare questa operazione anche con l'uncinetto stesso, andando a lavorare dei punti bassissimi. Infatti questa tecnica che vi sto dicendo adesso l'ho utilizzata per la borsa che vi ho mostrato sempre poco fa. Terminata la cucitura, ho nascosto per bene il cordoncino, ho tagliato l'eccesso e ho anche bruciacchiato il tutto per saldare appunto la cucitura stessa, e questo qui poi sarà il risultato del salvaspalla. Arrivata a questo punto ho fissato l'aggancio per la tracolla con le alette direttamente sul laterale che avevo realizzato poco prima, l'ho centrato perfettamente, dopodiché ho applicato la griglietta in dotazione e ho aperto le alette. Mi sono aiutata anche con delle pinze perché è molto più comodo. Ovviamente mi raccomando, foderate sempre le vostre borse per nascondere le varie grigliette o anche le alette stesse dei ponticelli o delle chiusure utilizzate. Fatemi sapere cosa ne pensate e che tecnica adottate voi per realizzare una tracollina un po' diversa dal solito, o come realizzate dei manici in generale. Vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ciao!